Buongiorno e bentornati per uno sguardo, diciamo, rapido alla nostra coltivazione di pomodoro Made Plum. Questo è il Demetrio F1, 6 mesi di vita, quindi trapianto di ottobre, siamo in aprile, sta continuando abbastanza bene, direi, oserei dire. Cosa vi voglio fare vedere? Intanto, se guardate a terra c'è tanta roba, quindi stiamo effettuando i lavori di defoliazione, sfemminellatura e cimatura, ecco, per mettere la pianta con la nostra gestione discendente. Ne abbiamo parlato in altri video, quindi guardate un po' in descrizione, seguite le playlist, in generale iscrivetevi al canale per avere tante informazioni sotto il punto di vista della coltivazione di pomodoro e non solo, ovviamente. Vediamo che la pianta è stata defogliata fino all'altezza del fil di ferro, che è a circa 2,40 m qui in questo settore. Vediamo che ha delle insomma, sta fruttificando in maniera anche importante, quindi continua la pianta. Siamo a se andiamo a contare fino alla parte apicale delle piante, siamo intorno ai 14 grappoli, 14-15. Ora, cosa serve tutta questa operazione di defoliazione? Se vedete lì di fronte, lì non è stata ancora effettuata e si vede che c'è un bel po' di confusione. Serve per avere una certa pezzatura fino alla fine, fino all'ultimo frutto della pianta, perché se si lascia tutto, si lasciano appunto le femminelle, le foglie, sicuramente gran parte o comunque una buona fetta delle forze, ecco, delle energie delle nostre piante andrà appunto in vegetazione. Invece così si concentrerà nei frutti, se vogliamo. Qualche foglia ovviamente si deve lasciare. Se vedete, anche nella parte che discende sono state lasciate delle foglie, non si defoglia mai del tutto la pianta, se no si potrebbe traumatizzare, ecco, troppo, quindi stressare a tal punto da renderla meno produttiva, va bene? E anche danneggiare proprio la qualità dei frutti. Invece, come vediamo qui, la qualità dei frutti c'è. Ovviamente ci sono i vari problemi sia nelle operazioni appunto qui di gestione della pianta, qualche grappolo salta sempre via, vedete questo? E ora questo me lo porterò a casa. Ci sono problemi, come vedete qui, attacchi della tuta che stiamo controllando abbastanza bene ad oggi. Anche di questo ho parlato in altri video, quindi rinnovo l'invito a continuare a seguire il canale. Però direi che siamo a un buon punto, quindi le piante continuano a fruttificare, continuano a dare nuove fioriture nelle parti apicali, vedete? E anche i frutti continuano a ingrandirsi abbastanza rapidamente, perché ormai siamo in primavera e quindi se vogliamo è tutto un po' più rapido, tutto più veloce rispetto appunto all'inverno. Veniamo dall'inverno e insomma si vede che c'è una buona fruttificazione. Ora l'ultimo passo, se vogliamo, sarà appunto, come dicevo prima, la cimatura, che ancora non è stata effettuata perché le piante non arrivano tutte a terra. Vedete, queste qui ci sono quasi, stanno tornando a toccare il terreno, però ancora no. Quindi la cimatura si può effettuare anche fra 1 o 2 settimane e magari avere, se appunto andiamo a vedere qui c'è questa fioritura, ma ancora un altro paio di fioriture potrebbero uscire bene, se vogliamo, magari non in tutte le piante. Ecco, magari c'è qualche pianta, ora non so se vedrete così a colpo d'occhio, c'è qualche pianta che ovviamente è un po' più debolina, è più chiara anche come colore. Giustamente dopo 6 mesi di coltivazione ci sta pure, ma direi che in generale il risultato, vedete, fino all'altezza lì siamo ormai quasi a 3 metri, vedete che ci sono i frutti, continuano ad avere una pezzatura uniforme, vedete, questo ancora sono completamente acerbi, ma continuano a ingrandirsi, quindi aumentare la pezzatura. Certo, i meriti possono essere diversi. E vi sottolineo sempre il fatto che siamo con una conducibilità delle acque molto alta, quindi acque salmastre, e direi che come risultato per questo motivo è notevole.
Magari qualcuno dirà, vabbè, ma non è che c'è tutta questa produzione, ma se andiamo a considerare il fatto che le acque, parliamo di conducibilità oltre i 5.000, c'è il risultato. Quindi dicevo, i meriti di questo sono, non è solo la gestione, così ovviamente c'è il piano dei trattamenti, delle fertilizazioni che contribuiscono tantissimo, ma sicuramente vi dico che da 2 campagne a questa parte diciamo, l'asso nella manica è stato la biostimolazione. Ecco, la biostimolazione permette appunto di avere risultati superiori sotto il punto di vista della qualità e della quantità, quindi più quantità di raccolto mantenendo un altissimo livello di qualità. Qui parliamo ora, non so se, certo il colore si vedrà sicuramente che è molto intenso dei frutti, ma parliamo di un grado Brix, quindi un grado di concentrazione intorno all'11. Per un pomodoro così di media pezzatura direi che è un bel risultato, un bel motivo anche di soddisfazione. Va bene, vi saluto, quindi ci vediamo nel prossimo video, spero prima possibile. Ciao a tutti.